Weila! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo del Gran Premio di Olanda, più correttamente chiamato Gran Premio dei Paesi Bassi. Si disputa a partire dal 1952 sul circuito permanente di Zandvoort, situato nell'omonima città olandese, sulle coste del Mare del Nord. Nel GP dello scorso anno la pole position è stata fatta da Max Verstappen su Red Bull in 1 minuto 10 secondi e 342 millesimi. Lo stesso Verstappen vince poi la gara e ottiene anche il punto addizionale per il giro veloce. Parliamo ora del layout. Il circuito, data la sua vicinanza al mare, è caratterizzato dalla presenza di forti venti che portano sabbia sul tracciato, rendendolo maggiormente insidioso. Nel 1973, con la pressione del cosiddetto sindacato della Formula 1, il Grand Prix Driver Association, vengono installate lungo tutta la pista delle barriere protettive in acciaio che più avanti però si riveleranno fatali. Il tracciato viene anche modificato introducendo una chicane chiamata Panorama Bocht che va a sostituire le curve Pulled e Boss In. Nel 1979 in fretta e furia viene realizzata un'altra chicane provvisoria situata all'altezza della seconda curva detta Hondelvlak. Questa sostituzione si rivela inefficace nel tentativo di rallentare i piloti e viene quindi sostituita l'anno seguente con la definitiva chicane chiamata Marlboro. Poi, alla fine degli anni '80, avviene un'espansione urbana ai margini dell'autodromo. Viene realizzata nel 1987 una nuova tortuosa sezione che deviava dalla vecchia pista subito dopo la Hansrad con uno stretto tornante a destra, sviluppata nell'area intorno ai box e raccordata con il rettilineo di partenza tramite una nuova Boss Huit, che è sopraelevata come la precedente curva omonima, ma che è posta qualche centinaio di metri più vicino al tracciato. Tutto questo riduce la lunghezza totale del tracciato a 2526 metri. In seguito, alla fine degli anni 90, questa decisione è stata riconsiderata e la pista, allora nota come Interim Club Circuit, viene allungata utilizzando un segmento del tracciato originale, arrivando quasi alla Marlboro. Sempre con lo stesso scopo, viene realizzato circa 1 chilometro di nastro d'asfalto. Questo a discapito della natura medio-veloce della pista, che diviene così lenta e contorta. Quando nel novembre del 2018 viene annunciato il ritorno della Formula 1, assente da più di 15 anni, nel tracciato, quest'ultimo subisce ulteriori modifiche per adattarsi alle nuove regole. Tra queste, la curva finale diventa una sopraelevata, in modo da permettere alle vetture di sfruttarne la pendenza per ottenere maggiori velocità in uscita. Vengono poi migliorate sia le strutture che i servizi. Le due sopraelevate nuove sono realizzate con una progressione variabile. La T3 vanta anche una sezione calcolata con la serie di Fibonacci. Ha una pendenza che raggiunge i 19 gradi, mentre la T14 ha una pendenza laterale variabile che raggiunge al massimo i 18 gradi. Il tracciato presenta marcate variazioni altimetriche. Oggi, tra i tratti caratteristici della pista, c'è la curva 1, nota come Tarzan, che è un secco tornante a destra sopraelevato alla fine del rettilineo di partenza. Il suo aspetto più interessante è la sopraelevazione importante. Questo è un circuito dal carico aerodinamico estremamente elevato che conta 2 zone DRS. Tra le frenate importanti figura quella da effettuare una volta raggiunta la cima delle dune, dopo la curva chiamata Rob Slotmacher. Si tratta di uno dei circuiti più corti del mondiale di Formula 1. Presenta 14 curve, di cui la più lenta è la 12, da percorrere a circa 100 km/h, misura 4,259 km, il che ci porta a capire che sarà necessario percorrere 72 giri per raggiungere i 305 km necessari al completamento di un Gran Premio. Saltate ora a bordo di una monoposto con me per fare un giro del tracciato.
Premiamo il motore sul rettilineo fino ad arrivare a 75 metri da curva 1, la Tarzan, in cui entriamo fortissimo grazie al banking. Torniamo sul gas, teniamo tutto giù e senza vederlo puntiamo il cordolo della 2. Ci lanceremo fortissimo dentro curva 3 per poi lasciarci tirare all'esterno dalla forza centrifuga. Lottiamo per gestire l'enorme potenza del motore per poi iniziare un tratto non per deboli di cuore. Tutto giù come voler sfondare il pedale dell'acceleratore fino ad arrivare nel vuoto. La pista non finisce, ma curva a destra e tanto. La teniamo in pista di forza e ci posizioniamo in modo da tagliare curva 8 il più possibile. Buttiamo giù 2 marce e lanciamo la vettura nella 9. Più ci fa paura l'ingresso in curva, più il tempo sul giro scende, quindi alla 10 di nuovo ci lanciamo dentro, facciamo short shifting e torniamo sul gas. Portiamo la vettura sulla sinistra, appena arriviamo al cordolo tiriamo una staccatona per portarci a 100 km/h necessari ad affrontare la 12. Destiamo poi di nuovo il motore, ci portiamo a sinistra e tagliamo in maniera chirurgica la 13. Mangiamo tutto il cordolo esterno, poi torniamo ad aprire tutto, entriamo il più stretti possibile alla 14 per poi lasciare scorrere la vettura all'esterno, apriamo il DRS e facciamo urlare il motore fino a tagliare il traguardo. Eccoci qui a parlare dei punti di sorpasso. A Zandvoort è molto difficile sorpassare. Oltre alla prima curva, in cui i sorpassi sono resi possibili anche dall'utilizzo del DRS, altri punti in cui i sorpassi sono possibili sono rappresentati da curva 3 e, con più difficoltà, nella forte staccata di curva 11, anch'essa preceduta da una zona DRS. Parliamo della storia del tracciato. Nella città di Zandvoort si tennero competizioni automobilistiche a partire dal 1939 su un circuito cittadino. Tali eventi riscossero talmente tanto successo da spingere l'allora sindaco a realizzare un tracciato permanente nella periferia della città. Con l'arrivo della Seconda Guerra Mondiale i lavori subirono degli ovvi ritardi e terminarono solo nel 1948. L'espansione della fine degli anni Ottanta, di cui ho parlato prima, aumentò il malcontento dei residenti nei confronti dell'attività del circuito. Per questo, nel 1987, gli amministratori locali ridimensionarono il tracciato e vendettero circa la metà del terreno su cui sorge il circuito. Se metà del terreno è stato venduto ad una società alberghiera, vuol dire che queste brutte cose non succedono solo in Italia. In tutti i casi, questa società realizzò un'altra zona residenziale e un campo da golf. In passato, la veloce combinazione di curve destra-sinistra conosciute come Pullveld e Boss In, che peraltro segnava l'ingresso nel bosco che una volta era presente nella zona, venne definito dal pilota olandese Rob Slotmacher la differenza tra i ragazzi e gli uomini veri. Il Gran Premio vivrà uno stop molto lungo, infatti smette di essere disputato nel 1986 e doveva rientrare nel calendario di Formula 1 a partire dal 2020. A causa poi della pandemia è stato posticipato al 2021, con un contratto che ne garantisce la presenza in calendario almeno per i prossimi 3 anni. Ora parliamo di un po' di curiosità di questo circuito, che ha ospitato tutte le edizioni del Gran Premio di Olanda in Formula 1. In più, anche nel 1948 e nel 1949 ha ospitato il Gran Premio di Zandvoort, ma chiaramente in via ancora non ufficiale. Le modifiche di messa a norma effettuate sul tracciato per il suo ritorno in Formula 1 sono state interamente pagate e sovvenzionate dal comune di Zandvoort, che ha speso ben 4 milioni di euro. I progetti sono stati affidati ad un'azienda italiana. Il nuovo asfalto steso sulla pista è stato ideato e realizzato in esclusiva per essa. Nel 2022 all'intero weekend di gara hanno assistito 305.000 spettatori, segnando un nuovo record per il circuito. Sempre in questo anno Max Verstappen realizza su questa pista il suo quinto hat-trick, e cioè ottiene pole position, giro veloce e vittoria della gara. Il pilota che conta il maggior numero di vittorie in questo circuito è l'inglese Jim Clark, con ben 4 gare vinte. Negli anni recenti, oltre alla Formula 1, viene disputata una gara internazionale su invito che vede come protagonisti i migliori piloti dei rispettivi campionati nazionali. Solo nel 2007 e nel 2008, a causa del forte rumore, la gara si è svolta nel circuito di Zolder, in Belgio, per poi tornare nella sua sede originale l'anno successivo.
Le curve sopraelevate sono nate da un'idea del track manager con lo scopo di soddisfare il desiderio della FIA di avere un rettilineo più lungo che potesse favorire i sorpassi. I prolungamenti del rettilineo principale però non erano possibili, quindi siccome avrebbero impattato da un lato con il parco naturale Natura 2000 e dall'altra parte con un insieme di case vacanze, tramite l'espediente dell'inclinazione della pista, l'accelerazione laterale si riduce a 2,5 G e permette così l'apertura del DRS. Però, anche a causa di queste motivazioni, qui è difficile sorpassare. Parliamo ora di sicurezza. Su questo circuito ricordiamo la scomparsa di Pierre Courage nel 1970 e soprattutto, in merito proprio alla sicurezza, quella di Roger Williamson nel 1973. Il pilota venne a mancare in un incendio causato dall'impatto con le barriere installate a ridosso della pista proprio in occasione della gara di quell'anno. Barriere che dovevano rendere il circuito più sicuro. A questo tipo di guardrail però gli organizzatori si erano sempre fortemente opposti, preferendo il sistema delle reti d'arresto, ritenute maggiormente sicure, e purtroppo avevano ragione. Sempre per ragioni di sicurezza, nel 2021 la FIA ha spostato il punto di attivazione dell'ala mobile all'inizio del rettilineo, impedendo quindi ai piloti di attivare il DRS mentre sono ancora in parabolica. In conclusione volevo dirvi che questo Gran Premio non offre grande spettacolo per i sorpassi, ma come altri il suo layout molto roller coaster, ancora più dell'Hungaroring, offre grande spettacolo sotto l'aspetto delle abilità richieste ai piloti. Proprio per questo a me questa pista piace in maniera particolare e soprattutto mi è piaciuto in maniera particolare fare il giro che poi vi ho proposto appunto nella parte del giro in pista. Con questo vi saluto, vi ringrazio di aver seguito il video fino a qui e vi invito a iscrivervi al canale e a mettervi mi piace per supportare il mio lavoro. Ciao a tutti!